Ciao a tutti. Ti sei mai chiesta per quale motivo il narcisista prova così tanta rabbia nei tuoi confronti? La risposta è semplice. Il soggetto di matrice narcisistica non possiede ciò che possiedi tu. Tanto è vero che ti ha scelta per i tuoi principi, per la tua empatia, per la tua capacità di amare e per i tuoi talenti. Tutto ciò va ad innescare l'invidia che di conseguenza non porterà altro che la classica svalutazione, accompagnata dalla rabbia narcisistica. Ma ecco un elenco dettagliato di possibili motivi per i quali il narcisista può provare rabbia verso di te. Hai espresso il desiderio di autonomia o di indipendenza. Ti sei permessa di dirgli no. Hai continuato a frequentare persone che a lui non piacevano. Gli hai detto che non credi più alle sue menzogne. Hai chiesto spiegazioni su alcuni suoi comportamenti. Hai messo in discussione la sua immagine grandiosa e non lo ammiri più. Hai smesso di adularlo. Hai iniziato a criticare i suoi atteggiamenti. Hai dimostrato di essere autonoma finanziariamente ed emotivamente. Hai raggiunto successi personali o lavorativi. Hai espresso emozioni autentiche e negative nei suoi confronti. Non rispetti o ignori i suoi bisogni. Hai scoperto i suoi tradimenti. Non cadi più nella trappola delle sue manipolazioni. Non contribuisci più a mantenere la sua immagine pubblica. Sei entrata in conflitto con i suoi ideali e le sue aspettative irrealistiche. Stai dimostrando la tua forza e la tua determinazione. Non sei più la sua fonte principale di gratificazione emotiva o narcisistica. Hai messo in discussione la sua famiglia o i suoi amici. Non condividi più le sue folli fantasie riguardo al suo senso di grandiosità e di onnipotenza. Ti sei sottratta al suo controllo e al suo dominio. Stai mostrando segni di distacco emotivo o un potenziale abbandono. Non riconosce e non rispetti più la sua percezione di essere superiore agli altri. Stai rivendicando la tua autonomia o libertà di scelta. Sei sinceramente felice e soddisfatta indipendentemente da lui. Hai rivolto l'attenzione su te stessa e non mostri abbastanza interesse verso di lui. Non sei più disponibile a soddisfare le sue richieste. Non ti sottometti più ai suoi capricci o alle sue richieste irragionevoli. Non rispetti più il suo spazio personale, la sua privacy, esattamente come fa lui. Non lo consideri più come prima. Non sei d'accordo con lui e non lo segui più passivamente. Non ti adatti più ai suoi cambiamenti d'umore. Non tolleri più i suoi abusi emotivi o fisici. Non subisci più in silenzio le sue aggressioni verbali o fisiche. Non accetti più di essere trattata come un oggetto o come un trofeo da esibire. Non sei più disposta a sacrificare la tua dignità e la tua autostima per compiacerlo. Non tolleri più la sua mancanza di empatia, di compassione e di considerazione che ha verso di te. Non sopporti più i suoi silenzi punitivi. Non ti adatti più al suo bisogno costante di ammirazione, di adulazione e di attenzione. Non gli permetti più di sfruttarti e di usarti per i suoi fini personali. Non ti lasci più annientare dalla sua prepotenza, dalla sua arroganza e dalla sua autosufficienza. Hai posto dei limiti e hai stabilito dei confini nella relazione. Ti rifiuti di avere rapporti intimi con lui. Non lo metti più al primo posto nella tua vita. Hai iniziato a confidarti con qualche amico o familiare sul suo comportamento. Non rispecchi più l'immagine ideale che ha di se stesso.
L'hai smascherato. Hai capito chi è realmente. Questi sono solo alcuni esempi delle molteplici motivazioni che il narcisista può provare rabbia nei tuoi confronti, ma è importante sottolineare che la radice di questi comportamenti risiede spesso in profonde ferite emotive e psicologiche mai affrontate. Con un profondo riconoscimento della tua dignità e del tuo valore personale, giungi alla consapevolezza che porre fine alla relazione con il narcisista è un atto di amore verso te stessa, un passo cruciale verso il recupero della tua autenticità e del tuo benessere emotivo. Affronta con determinazione e con coraggio il compito di lasciare andare questa relazione tossica, riconoscendo che solo rompendo tale legame hai l'opportunità di liberarti dall'oppressione emotiva e dall'autosacrificio che hanno caratterizzato la vostra interazione. Accetta con serenità il dolore e la difficoltà che accompagnano questa decisione, sapendo che è il primo passo verso una vita piena di fiducia, di autonomia e di gioia. Impegnati a coltivare il rispetto e l'amore per te stessa, ad esplorare le profondità della tua essenza senza le catene dell'egoismo e dell'insicurezza. Attraverso questo atto di liberazione aprirai la porta a una nuova era di crescita personale, di autorealizzazione e di relazioni autentiche, dove il tuo valore non sarà più distorto dalla manipolazione e dagli abusi, ma brillerà con la chiarezza e con la forza della tua autenticità ritrovata. Abbraccia la tua felicità e la tua libertà attraverso il coraggio di allontanarti da chi ti fa del male e accogli chi ti ama veramente e chi ti valorizza per ciò che sei. Il narcisista non cambierà mai e la tua benevolenza e la tua compassione non saranno mai ricambiate. Per questo motivo è necessario lasciare andare questa relazione tossica e mettere te stessa e la tua felicità al primo posto, lasciando fluire nella tua vita solo amore e rispetto. Pensaci per un attimo. Hai lottato nella piena sofferenza per salvare una relazione che ti ha portato solamente dolori, umiliazioni e tradimenti. Allora chiediti, perché tutta questa determinazione e questa forza che ho dimostrato di avere non la investo su me stessa? Inizia a lottare per te stessa, per sganciarti da questo contesto disastroso e devastante, che ti porterà soltanto al totale collasso emotivo e fisico. Hai combattuto fino adesso per sostenere una persona malata. Ora combatti per una giusta causa, ovvero per te stessa. E tu che cosa ne pensi? Racconta qui sotto nei commenti. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.